Ciao Cinzia, siamo live, 22 secondi dall'inizio di questa chiacchierata. Come al solito ci diamo 2 minuti per orientarci noi nel magico mondo dei social. E dopo iniziamo, intanto che le persone si apprestano a entrare nel virtuale bosco di Dharma come ormai di rito di queste dirette. Ok. Rispondo, un secondo qua che mi stanno anche scrivendo. Sì, mandiamo. Ok, mi stanno trovando. Ok, magari Cinzia ti chiedo di mettere il mute, Sì, così, visto che sto facendo anche dei podcast, così li registriamo, sono belli puliti e fra qualche settimana creiamo anche il nostro sì, il nostro file audio per poi metterlo sul podcast, in modo che tutti possano ascoltarseli anche durante i loro viaggi in macchina. Allora, intanto salutiamo Claudia, ciao Giovanni a tutti, ciao Claudia, grazie a te di essere qui anche stasera. Laura Giovanna D'Arienzo, grazie di essere qui. E come al solito, come rito, e noi i riti ci piacciono tantissimo, la pratica di meditazione di per sé è un rito, il sedersi e accogliere il nostro respiro è un rito, entrare in un bosco, anche questo è un rito, se fatto con consapevolezza, magico, dove andiamo a sentire l'energia magica del bosco. E come sempre vi chiedo di sedervi come se fossimo appunto all'interno di questo bosco, in cerchio, pronti per ascoltare un'altra anima bella, un'altra anima guida che è venuta qui stasera con noi a raccontarci il suo magico mondo innanzitutto e poi il magico mondo anche di quello che sono i tarocchi. L'idea di Dharma Wood è quello di conoscere le persone, conoscere la loro capacità, le loro competenze, di accompagnare le persone in alcuni percorsi molto particolari. Ma prima di questo, appunto, vi chiedo 1 minuto di respiro profondo e di connetterci anche rispetto al gruppo che si va un po' anche a formare in queste chiacchierate. E quindi a livello energetico ci connettiamo. Comunque Dharma Wood è un'area di connessione, almeno l'intento mio è quello di mettere in connessione più persone possibile e dove parlare di quello che è la parte più spirituale nostra, in cui spesso e volentieri la consapevolezza ci fa sentire, ma sappiamo benissimo che in questo mondo è molto difficile, molto complesso rimanere collegati con il nostro spirito. Ok, ciao Serena, eccoti anche te, ciao Alessia. Bene, pronti a presentare Cinzia, benvenuta Cinzia, e Cinzia è collegata parlando di connessione da un posto magico che è Luxor. Allora, io la prima domanda che faccio, intanto benvenuta ancora Cinzia. Cinzia, la tua connessione con la natura e cos'è per te la natura? E lì a Luxor, come fai a connetterti con la natura? Non abbiamo l'audio, Cinzia. ok, mi sentite? Sì, Sì? adesso sì. Ciao a tutti, sono molto contenta questa sera di essere nel bosco perché io sono invece esattamente di fronte alla montagna sacra della Valle delle Regine. La mia casa, Luxor, è esattamente nel centro tra il deserto della montagna e i campi fertili del Nilo, del Lido del Nilo. Io sono proprio come una bolla, esattamente in mezzo alla natura, dove non c'è, qui da me non c'è, io vivo nel deserto, vivo in zona sacra, in mezzo a dei templi, proprio templi intorno, e quello che ho qui sono gli uccellini alla mattina
Quindi io mi alzo e faccio colazione con gli uccellini, alla sera ho i vampiretti che mi mangiano le zanzare, quindi la mia connessione qui è abbastanza grande. Io non riesco, per esempio, amo il Nilo, che è a 10 minuti da me, non sono molto lontana dal Nilo, ma per me è la montagna sacra, cioè proprio quando mi alzo e dalla mia finestra, quando apro la finestra vedo la montagna, per me non so cosa dirti, è come un wow, come sei bella, e questo mi viene ogni mattina da dire. E quindi assolutamente, se esco dalla, io ho due porte, una che dà proprio sul deserto, io ho un giardino grande, tra l'altro, dove abito, e una che dà nei campi fertili. Quindi se esco posso camminare proprio nei campi dove ci sono le palme, dove piantano vegetazione, sono i manghi, ci sono tutte le verdure che piantano, eccetera, e dall'altra parte cammino nel deserto. Quindi diciamo che alla mattina decido da che parte andare. Ecco, è interessante questa. Qual è la tua parte che decide? Chi decide da che parte andare? Guarda, io sono anni che non me lo chiedo più, devo dire, perché vado veramente col cuore in mano. Credo proprio di non. Io seguo le voci che mi parlano da quando ero bambina e quindi ci sono giorni in cui mi dicono vai, vieni a venire al tempio, vai, prendi, vai, vieni, vai, io vado. Qui la cosa meravigliosa diciamo, del vivere qui in Egitto è proprio quella di seguire quello che senti, Mm? quindi lasciarti veramente portare da quello che senti, questo un po' come per te nel bosco, no? Per me qui è proprio questo periodo della chiusura che abbiamo avuto del corona, per me era proprio camminare e arrivare proprio davanti proprio alla montagna, dove camminare dove c'è insomma altari sacri, e sedermi lì e semplicemente guardare la montagna. E questo era Mm? il mio percorso dove non incontravo ovviamente nessuno e qui è così. Diciamo che questo l'Egitto è un portale aperto, qui diciamo che le navi non scendono ma semplicemente si posano e ripartono, non vengono nemmeno giù perché è completamente aperto. Ma non è soltanto perché l'Egitto ha i templi, ok? Perché qui c'è quell'energia ovunque, anche se non vai nei templi, ok? Mm. Io sono ovviamente ho molte vite qua, quindi adoro entrare nei templi, tanto sì, devo prendere e andare al tempio assolutamente. L'entrata al tempio è una sacralità, è qualcosa di sacro. Proprio la camminata, l'entrata, i vari punti, eccetera. Però l'energia qua è veramente grandissima, c'è una Mm. grande sacralità in questo posto. Mm. E qui ti fai portare, ovviamente c'è chi vive come me, chi vive in un modo normalissimo, quindi va, si Certo. mette, esce, eccetera. Per me è un po' proprio, ho ritrovato vivendo qui la qualità della vita, Mm. cioè qui si Mm. mangiano solo le cose che ci sono, le cose di stagione, non esistono cose come in Italia, insomma, dove troviamo un po' tutto sempre, quindi le cose vengono raccolte dai campi, quindi non è una cosa biologica. Qui se ci sono c'è quella verdura che è venuta su quella mattina, c'è, se non c'è vuol dire che non è stata raccolta. Quindi Ok, questo Cinzia, dà salutiamo, un grande respiro, insomma. salutiamo un po' di persone. Giorgio, ciao Giorgio, bello averti qui nel bosco di Dharmavud. Ciao Eh, Giorgino, poi c'è Cyril, non so se Cyril o Cyril, Monchild Gray, sì, che dice, oh eccomi, benvenuto anche a perché te si nel è bosco perso, non riusciva a entrare. ok, ma basta, come dice Cinzia, seguire il proprio flusso senza chiedersi dove andare, che ci ritroviamo nel posto giusto. Assolutamente, assolutamente. Esatto. E allora, ciao Sandra, benvenuta anche te. Bene, sono felice che tu sia qui con noi, Sandra. Stasera faremo un viaggio. Allora, Cinzia è una persona con mille risorse, però gli ho chiesto di
parlare, di raccontarci dei tarocchi, in quanto fino adesso come Dharma Buddha non abbiamo mai affrontato questo tema e ovviamente affrontarlo conoscendo se c'è un lato spirituale dei tarocchi. Ecco, io mi sono inoltrato in questo campo non sapendo nulla, ma siccome mi piace un attimino mettermi anche in discussioni su temi che non conosco, ho detto, niente, ci vuole Cinzia che mi mette un po' in difficoltà nella chiacchierata su un tema che appunto non conosco, però mi piace un sacco andare un po' a curiosare nelle arti altrui. E vorrei iniziare, però ti sorprendo un po', Cinzia, perché vado a leggere una cosa tua che dice: posso accompagnarvi creando percorsi che siano come un vestito su misura per voi, per la vostra anima, che mi riportino al vostro personale potere con vari strumenti e tecniche e in contatto con le energie meravigliose di questa terra, che sempre sono state con me. Ora è il momento di mettere a disposizione di chi ha voglia di fare quel percorso verso sé, in assoluto rispetto del vostro processo. Magico. Mi ha colpito molto e ti ho fatto questa sorpresa perché vorrei iniziare un po' questa chiacchierata da queste tue parole. Innanzitutto, con i tarocchi, dov'è che vuoi accompagnare le persone o dove le persone vogliono essere accompagnate dalla tua esperienza? Allora, io ti parlo della mia esperienza con i tarocchi che io li ho presi in mano che ero bambina e ho iniziato a leggerli. Io non ho mai studiato i tarocchi. È qualcosa che viene dalla mia anima, che viene dalle mie vite precedenti, che è nel mio bagaglio. E per me i tarocchi sono assolutamente spirituali. Cioè, per me i 22 arcani sono un viaggio spirituale, come quando quello che tu hai appena letto, tu inizi a fare un percorso verso di te, verso te stesso. Quando dici comincio a lavorare dentro di me. L'iniziato fa la stessa cosa, cioè i tarocchi fanno la stessa cosa, gli oracoli iniziano questo percorso. E c'è proprio un percorso che poi ti spiegherò più tardi. Dipende la persona dov'è. Devi pensare che se parliamo di oracoli, gli oracoli mi parlano come un grande consiglio, come il grande consiglio dei sacerdoti quando si riuniva e insieme davano un verdetto, che non era un verdetto di morte o meno, ma era il consiglio di come procedere nella vita, era il consiglio di come spiritualmente si andava a ritrovarsi. Cioè anche il faraone, quando diventava faraone, quindi, lui doveva fare un processo dentro di sé per ritrovare il proprio cuore, per ritrovare la propria voce, per andare profondamente dentro di sé. Non è che faceva il re e faccio il re così, faccio giochi, no. Per poter supportare il suo popolo, lui doveva fare un processo dentro di sé e doveva conoscersi. E questi sacerdoti lo aiutavano in questo percorso. Quindi gli oracoli, quando io leggo gli oracoli, può essere qualsiasi domanda, a volte le persone si stupiscono perché mi fanno una domanda e gli oracoli rispondono un'altra cosa. Ma rispondono esattamente quello che tu hai bisogno di fare, ok? Dove ti sei fermato? Qual è il punto? Perché magari non ti arriva qualcosa, perché non ti arriva questa persona, perché non incontri, perché il lavoro hai dei blocchi, perché c'è un blocco a monte e loro questo te lo mostrano. E io quando li metto giù ehm, è come un grande veramente consiglio tutti insieme, i sacerdoti loro parlano tutti insieme e mi raccontano una storia. Io con 5 carte con 4 carte ti posso parlare, ti posso raccontare una storia lunghissima, ma non perché io, ok, ma perché mi parlano. Loro parlano con me, mi dicono che cosa ti devo dire, mi dicono le cose che ti riguardano. Okay? Quindi per me, quello che tu hai detto prima è
quando faccio i viaggi iniziatici, faccio viaggi sacri per le persone, che lo posso fare anche per spesso viene una persona sola, io sono con lei per tutto il tempo. È perché ti portano e vai a lavorare proprio i punti dove tu ti sei bloccato, punti che hai Mm. bisogno di ritrovare, ovviamente con il tuo permesso, ovviamente col nostro libero arbitrio, Mm. che è assolutamente intoccabile, e quindi se ti dai il permesso questo può accadere. Quello che dicevo Mm. prima, l'Egitto è questo paese dove è aperto, dove eh, l'energia qui inizi, quando vieni chiamato, quando ti arriva la chiamata dell'Egitto, è perché qui c'è una chiamata, okay? Vieni Mm. chiamato perché è il momento di iniziare a fare un percorso, okay? Ok. E quando arrivi qui la cosa migliore, anche la cosa migliore quando io dico, quando faccio i corsi, i miei corsi dei tarocchi e degli oracoli, io insegno a sentire. A me non interessa che tu impari cosa vuole dire l'imperatrice, non mi interessa che impari cosa vuol dire l'imperatore, eccetera. Devi sentire che cosa ti dice, devi sentire dove ti tocca quell'imperatore Mm. e Scusa, perché Cinzia. quell'imperatore ti dà fastidio. Mm. Dimmi. Ti interrompo perché c'è una bella domanda di Serena, Sì? che chiede: una persona tramite tarocchi mi ha predetto il futuro. È credibile? Allora, guarda, io vi parlo della mia personale visione, ok? Certo. Quindi non viene da niente, viene semplicemente da qualcosa che è mio. Io non credo quando ti dicono ti ho previsto il futuro e ci succederà tutto questo, ok? Perché io ti posso fare una lettura oggi e ti dico, guarda, quando esci da qui devi andare a destra perché se vai a sinistra ti prende sotto una macchina, ok? Però tu quando Ok. esci dici, ma che cacchio me ne frega, io voglio andare a sinistra perché faccio prima. Tu vai a sinistra e tu cambi tutto il quadro che è appena stato letto. Quindi non è così. Io sono assolutamente contraria a queste cose, 3 mesi, 6 mesi, eccetera, ok? Perché ci sono delle indicazioni, certo, che ti posso dire che ti possono succedere nella vita, ma se tu cambi qualcosa col tuo libero arbitrio, quello che dicevo prima, tu cambi il quadro, Certo. tu fai il cambio della Eh, tua vita, no? mm. Cinzia, questo del libero arbitrio mi piace molto come tema, no? Perché qualcuno lo mette anche in discussione, perché lo mette in discussione in base molto al potere delle emozioni, no? Nel senso che qualcuno dice che le emozioni comunque guidano le nostre scelte e quindi non può esistere il libero arbitrio. Questa è un flusso di discussione secondo me molto interessante. Però mi piaceva molto quando tu dici, parli di sentire, io porto le persone a sentire. Difatti già in quel sentire lì c'era un po' la risposta verso Serena, che una cosa è sentire e una cosa farsi dire, predire da qualcun altro le proprie cose. Mi piace molto il tuo approccio rispetto al sentire, perché comunque porti le persone in quello che sono direttamente le proprie appunto emozioni e quindi lavori anche su quella parte molto importante. Sì, infatti diciamo che quando io faccio le mie sessioni di letture si fanno dei percorsi. Perché? Perché vengono fuori delle cose, vengono fuori dei punti dove tu sei bloccato e ti fanno rendere conto e fanno vedere le cose da un altro punto di vista. Okay? E ti fanno anche prendere contatto con una serie di blocchi che noi abbiamo messo perché abbiamo paura, perché non vogliamo più soffrire, perché da bambini abbiamo sofferto, nelle altre vite abbiamo sofferto e gli oracoli ti aiutano in questo, mi aiutano moltissimo, però è proprio il sentire, il metterci in contatto, io cerco sempre che le persone non diventino dipendenti, ma che le persone diventino indipendenti, ok? Dipendenti e ritrovano proprio quello che io chiamo il loro cuore, chiamo quella voce che viene qui dal cuore, che può essere anche solo, non c'è bisogno di fare delle grandi cose, non c'è bisogno di costruire una piramide, ok? Ma è semplicemente anche solo alzarsi alla mattina e dire ma perché mi faccio il caffè? Che non ne ho voglia, Mm. no? Che Sì. cose molto molto semplici, ok? Che possono avvenire.
e ti porta proprio in contatto con questo. Per me il sentire è la cosa principale, perché quando io insegno e tu prendi gli oracoli e alla mattina ne tiri fuori una di carte per avere il consiglio del giorno, ok? Quella è l'energia che ti aiuta e ti apre come degli messaggi, ok? Ti apre dei messaggi che sono molto alti, perché gli oracoli parlano in una maniera molto alta, ma è il tuo sentire ti mette in contatto con qualcosa, perché molte volte tu lo sai com'è, ah no, no, ma questa cosa qui l'ho capita, no, 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 è tutto a posto. E poi cosa fai? Tu fai una bella bolla, chiudi questa cosa dentro, la metti bella giù dentro quella camerina, chiudi a chiave e butti via la chiave. Ok? Poi dopo tempo dici, ma cosa è successo? E dico, ma ti ricordi quella cosa? E non è vero, stai facendo le maschere. Quindi non andiamo. Per me mi aiutano ad aiutare le persone a vedere esattamente che cosa c'è. Poi è il tuo libero arbitrio decidere che tu la vuoi vedere, o alcuni si arrabbiano pure con me, perché sono molto diretta e ti dico quello che sento, quello che vedo, cioè per me la verità è assoluta, la lealtà è importantissima, no? Ma lealtà verso di te, no? E Sì. finché tu poi non sei pronto a prendere in mano, no? Quella chiave e quel filo d'Arianna per arrivare a quei nodi. Io ho fatto la stessa cosa su me, ho lavorato a un certo punto per anni, 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 veramente, cercando di pulire tutto quello che c'era. Non è stato facile, non è facile per nessuno, ma gli oracoli ti aiutano a sentire questo. Ed è importante sentirli per me, molto importante sentirli, perché non puoi, non è una dottrina, che tu puoi imparare a memoria. Cioè, non puoi memorizzare cosa vuole dire l'imperatrice, non puoi memorizzare cosa vuole dire il matto, perché quando ha di fianco qualcun altro parla in un altro modo. Quando il consiglio si riunisce, dicono cose diverse. Devi imparare a sentire. Io sono una rompiscatole, lo so, scusate. C'è chi mi conosce e sa benissimo che sono. No, ma penso E che insisto. nel bosco di Dharmavud le persone sono orientate a sentire, no? Quindi è molto bella questa conferma che ci dai, Cinzia, che anche in altre arti, non solamente della pratica, quindi non è tanto io penso, ma io sento, un po' la parola magica, tu ci confermi un po' anche quanto sia importante sentire per entrare in un processo, cioè dobbiamo sentire passo per passo che stiamo entrando in una soglia, siamo iniziati, stiamo entrando nel bosco. Io ho sempre la metafora del bosco, però secondo me dà proprio il senso, no? Io sento che sto entrando in un bosco, questo secondo me è fondamentale, perché dobbiamo connettere con tutte le nostre cellule, cioè le nostre cellule sentono e da lì partono tutte le informazioni del nostro corpo. È quello che Cinzia, io prima dico, di... come entrare al tempio è la stessa cosa, per te entrare al bosco, per me quando entro al tempio è Sì, inizio a sentire cosa esatto, c'è, oppure entrare nel nostro corpo, quindi sentire il nostro assolutamente. corpo. Il primo passo in una meditazione, ovviamente, il primo passaggio è sentire il nostro corpo e quindi entrare in quella fase. Allora, un po' di messaggi. Allora, c'è Angela che dice, scusate, io ho fatto il corso ed è meraviglioso. Grazie Angie. Conferma anche. Introduco intanto, prendo la palla al balzo, che Cinzia settimana prossima farà il primo laboratorio esperienziale di Dharmavud mercoledì prossimo, poi verso la fine daremo più coordinate. Serena dice il libero arbitrio dipende quanto parte spirituale è in noi, assolutamente, penso che più siamo collegati alla nostra parte più spirituale, più è acceso il nostro libero arbitrio. E Cyril dice, io l'ho potuto constatare, caro, sulla pelle la cosa meravigliosa è che Cinzia scavalca tutti i substrati e contatta la tua anima direttamente. Un percorso viaggio unico, mi ha aiutato a sbloccare tantissimo. Trovate la forza, raggiungetela. Più che un viaggio, un ritrovarsi e riconoscersi, sempre grato. Grato a te di questa tua esperienza.
e quindi ci sono altri. Io ti adoro, altro che rompiscatole, sempre, sempre Angela. Sei una E di anche quelle là. che picchio forte. Si sente, si sente. Sempre Dall'affetto coinvolta. dall'affetto che hai nei tuoi confronti. Ok, allora, sì, Cinzia la settimana prossima allora farà un laboratorio con noi di sera, dopo vi diamo tutte le coordinate possibili, quindi approfittate perché i gruppi sono piccoli gruppi. Abbiamo deciso di fare piccoli gruppi in modo che la qualità possa essere anche più alta. Allora, Cinzia, Mm. Sì. cosa succede quando hai in mano questi tarocchi? Quando io ho in mano questi tarocchi, Partiamo da te, sì. quando ho in mano questi tarocchi è come portare il cielo in terra. Ah, wow. Per me portare il cielo sulla terra e mettere a disposizione tutti questi messaggi per la persona, per me, per le Mm, persone che mi fanno le domande e per le problematiche che ci sono. E sono assolutamente, secondo me, molto spirituali. Cioè, per me è sempre stato, non so, io non li ho mai visti come... Io ho anche lavorato in un centro di cartomanzia, pensa a Rimini, è un mese poi sono fuggita ovviamente. Però per me non è mai stato come fare una lettura meccanica, ok? Cioè, c'è sempre stato un rapporto, cioè non li ho mai visti come teste di cartone, ma li ho sempre sentiti come proprio personaggi vivi. mm, E quindi per me è un po' parlare con loro, è come se loro mi dessero molte informazioni. Quindi averli, e quando dico alle persone, prendetene uno e dormite, mettetelo sotto al cuscino, dormiteci la notte, vedete che messaggi vi dà, che messaggi vi arrivano la mattina. Il giorno dopo che arriva, che messaggi, l'amico che ti chiama e ti dà la risposta che tu stavi aspettando, no? mm, Perché lavorano molto profondamente, veramente, a livello mm, proprio spirituale. Cioè, per me i 22 arcani sono un viaggio spirituale. Cioè, inizia con la carta numero uno, che è l'iniziato, che inizia a fare questo percorso e inizia a incontrare uno a uno tutti questi arcani. E mm, ognuno gli dice qualcosa, ognuno gli mostra qualcosa. E ogni volta è come quello che facciamo noi, è la stessa cosa che facciamo lavorando su di noi, no? Noi lavoriamo su di noi, abbiamo tante tecniche, meditazioni, tante cose, mano a mano andiamo più in profondità, no? Mano a mano mm. saliamo quella scala per salire, no? Sì. In su o in giù, come vuoi, per entrare dentro di noi. E questi 22 arcani è proprio questo che fanno. Dal primo inizia questo percorso, è pronto a fare il percorso. Quando diciamo sono pronto a iniziare a lavorare su di me, Mm, ok? E inizi e scopri tante parti di te. E questi arcani e questi oracoli fanno proprio questo, ti aiutano ad entrare in contatto con tante parti di te, a conoscere, a capire cosa ti dà fastidio, cosa invece non te ne dà. A volte sono carte che sono semplicissime, però sono molto ostiche. Cioè, ci mettono, quando io faccio il corso sono quattro incontri, cioè ci mettiamo una serie di settimane per riuscire a digerirlo, no? C'è chi la mattina si alza e lavora con l'arcano di fronte perché non riesce a entrare in contatto, no? Ed è molto bella questa cosa perché ti va a toccare, perché se tu guardi l'arcano, se tu guarda veramente, prendi fuori i 22 arcani, prendine uno e dimmi dove ti tocca nel corpo e tu mi mm, dirai dove. Rimarrai sorpreso, proprio perché vanno toccati profondamente quello che è la nostra anima, che è in mm, contatto con lo corpo. certo. Cinzia,
prima di iniziare un lavoro del genere, che cosa fai con la persona? Cioè, tu senti che quella persona è pronta per fare questo tipo di processo, o può anche essere che quella persona non è il suo momento? Ci può essere un'esperienza del genere? Sì, allora, intanto sono due cose. Una è se mi contattano per una sessione normale di lettura di tarocchi, ok? E nella lettura escono diverse cose, comunque. Escono anche che deve fare un percorso, che c'è qualcosa che deve lavorare su di sé, perché magari c'è un blocco di quando era bambina, proprio Mm-mm. quando eri bambino, proprio quando eri nella pancia della mamma, okay? E tu hai interpretato tutto questo in un modo diverso. E quindi io lo dico alla persona, gli leggo la lettura, però gli dico che cosa c'è e che c'è bisogno di fare certe cose. Molto spesso do dei lavori da fare a casa. Faccio solo la Mm-mm. lettura, ma alla fine della lettura, se escono delle cose, do qualcosa che devono fare loro a casa. Comincio a dare quelle cose. Poi quando loro sono pronti a fare un percorso, mi richiamano, che devono essere pronti, e iniziamo a fare un percorso, iniziamo a lavorare. Mm-mm. Sempre con gli oracoli o con le canalizzazioni o con tante cose. Fanno sempre parte di questo. Con le canalizzazioni cosa intendi, Cinzia? Io sono in contatto con, come posso spiegartelo? Cioè io ho sempre sentito le voci da quando ero bambina, insomma, in poche parole, cioè, non sono mai stata sola. Io, il mio mondo invisibile è stato ciò che mi ha salvato la vita, quindi, nonostante che per i miei genitori sia stato un grande problema, perché volevano portarmi dallo psichiatra, rinchiudermi, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto, diciamo che nella mia vita ho fatto finta di essere normale, molto difficile, perché per i miei figli è molto difficile, vabbè. Perché questo mondo, io ho sempre continuato a parlare con il mio mondo, io ho sempre avuto questi messaggi, cioè le voci che mi parlavano. Quindi io non ti so dire se è canalizzare o meno, però sento quando ho una persona davanti, o anche quando faccio percorsi iniziatici qui in Egitto, e vengono anche un gruppetto di persone, io faccio un lavoro per ogni persona, non è un Certo. lavoro unico, perché vado davanti a quella persona e mi arriva il messaggio per quella persona. Quando sono anche al telefono, la cosa meravigliosa è che comunque è uguale, non ho neanche bisogno di vederla, io non ho bisogno di vederti il video, a me basta la voce, mi arriva Mm. giù tutto. Così non ti confondi neanche a guardarmi. Senti, Cinzia, intanto è arrivata una persona che ti conosce abbastanza bene. Oddio, aiuto. È apparsa la figlia, e dice, e ci dà un suggerimento, che ha sempre avuto le carte in mano. Sì, sempre. Sì. E non solo, aggiunge, è una strega madre ed è pericolosa. Oh, a noi ci piacciono le persone pericolose. Ma sì, perché quando in Messico mi chiamavano la strega madre, capito? Quando lei era in Messico e andavo a trovarla, mi chiamavano la strega madre, capito? Beh, perché le cose, non ti so dire, le altre vite mi arrivano come ricordi e quindi a volte faccio delle cose, non so perché, ma so che per la persona è giusto questo. Io vado col mio sentire sempre. Quello che ho Sempre. cercato di insegnare ai miei figli e a tutte le persone che vengono da me è proprio questo, imparare a sentire. Cioè c'è solo la nostra voce, solo la nostra legge. Noi siamo i padroni della nostra vita, siamo i maestri della nostra vita. Dobbiamo riscoprire quel maestro che c'è in noi, ascoltare quella voce, credere che è giusta, credere che è giusta. Ecco, Cinzia, anche questa cosa qui mi interessa, la vocina, perché dentro di noi sappiamo che abbiamo tante vocine, no? Potremmo aprire il tema di noi in effetti non possiamo mai essere soli, perché con tutte le identità che abbiamo al nostro interno ci diciamo come possiamo essere soli a questo mondo, ok? Quindi fra voci, fra energie, fra maschile e femminile, fra bambini, discorrendo, siamo veramente una moltitudine in cui dirci che siamo soli è proprio l'ultima cosa che invece
possiamo essere. E l'altra cosa ti devo chiedere, adesso sono partito, non me la ricordo più. No, il Di che sentire anche le da qua la voci. strega madre inizia la Esatto, no? le mani. Esatto. No, il sentire queste voci, perché ci sono voci che invece ci portano da una parte e sono quelle legate che conosciamo bene alla mente, all'ego e al pensiero, ma la voce che dici te è un'altra voce, è una voce che è molto più profonda, molto più spirituale. Ci sai dire che voce è quella? Allora, credo che la differenza sia semplicemente di sentire nel cuore. Mm. Imparare, io dico sempre, imparare a sentire, a parlare, ad ascoltare, che non lo facciamo mai dal cuore. E quando qualcuno ti parla, tu senti nel tuo cuore se questa cosa è giusta o sbagliata, ma non per gli altri, perché non esiste buono o cattivo, non esiste bello o brutto. Siamo tutti dalla parte della ragione, vediamo le cose in maniera diversa, ok? Quindi non esiste fare il bambino bravo bambino, ok? Come ci hanno detto le mamme, esiste semplicemente fare quello che era giusto per me, quindi molto spesso c'è tantissima colpa, questa colpa ci dilania veramente. Sentirci colpevoli perché non abbiamo accontentato la mamma, non abbiamo accontentato questo, quello, eccetera. No, perché è quello che dobbiamo fare per noi, non è egoismo. Guarda, io ti parlo, vengo da una famiglia e mi hanno sempre detto che ero egoista, ok? Mm. E a un certo punto mi sono detta, ok, adesso sarò egoista, perché faccio quello che sento, devo fare quello che sento il mio cuore. E la differenza che tu mi stai chiedendo è proprio questa, è quando è stare in un'energia più alta, ok? Mm. Perché quando noi siamo sempre nel, ah, io poverino, ah, mi piango addosso, ah, però a me mi capitano sempre queste cose, oh Dio, qui sei in un'energia bassissima, è chiaro che le voci che senti, le voci che ti arrivano intorno, sono tutte voci che non sono tutte vere, non è quella la voce che parlo io, ok? La voce che parlo io è credi in te, credi che quello che è successo nella tua vita, e ti parla una che nella sua vita ha passato delle cose molto forti, ok? Ma era il modo giusto perché io potessi capire, perché potessi fare quel salto di passare al di là, Mm. ok? Mm. E quindi è proprio nel stare e nel credere semplicemente in te, nell'ascoltarti, perché quella vocina è veramente molto flebile all'inizio, è quasi impercettibile perché tu non ti dai il permesso, e questa è una cosa importantissima secondo me, non ti dai il permesso di ascoltarti, non ti dai il permesso di credere che anche tu sei capace di fare qualcosa. Sì, mi Questo è piace questo, importante. non ci permettiamo. Non ci permettiamo. Guarda, la maggior parte delle cose che io lavoro con le persone, proprio io non mi do il permesso. Mm, mm, Non mi mm, permetto di fare questa cosa perché no, ma tanto no, ma non può succedere. Okay? Può essere così. mm, mm. E non Cinzia, mi do il permesso di quanto le persone, dalla tua esperienza, non si permettono di essere felici? quando? Quanto? Tanto. Mm, Guarda, la cosa più difficile è essere felici. La cosa di cui abbiamo più paura è essere felici. Guarda, io ero ad Aswan nel Nilo con nel tempio di Isis, della dea Iside, che stavo facendo un percorso con una persona e ero con la barca, lavoro sempre con un ragazzo che lavora con me e abbiamo fatto una cerimonia dell'acqua, quindi abbiamo messo un messaggio che abbiamo bucciato, eccetera, nell'acqua con un desiderio, no? Perché eravamo davanti alla vecchia porta del tempio di Isis. E c'era lui con noi, ho detto fallo anche tu, no? Metti il tuo desiderio. E noi abbiamo scritto delle valance, abbiamo scritto 2 pagine, capito? Lui ha scritto, ha detto, scusa, ma tutto lì? E ha detto, io voglio solo essere felice. E questo racchiude tutto. certo. E bastavano 3 parole e io ti adoro veramente, c'è una persona meravigliosa con cui lavoro, per dirti no, la semplicità, no?
Questa è una persona che vive su un'isola, lontano da tutto, per andare, deve fare mezz'ora di barca, eccetera. L'unica cosa che vuole è quello di essere felice. E che è tutto lì, ma noi abbiamo paura di essere felici. Quando arrivano questi grandi momenti di felicità, ci chiediamo: ma me lo merito? Ma sei sicuro? Succede qualcosa che me lo portano via. Ma perché è sempre nell'autostima, manca l'autostima verso di noi. Io dico sempre: tornare alle piccole cose, tornare anche soltanto a preparare un caffè, o preparare un pane, o preparare una pasta e condividerla con le persone che ami. Quello è già un gesto di amore, che tu condividi l'amore che hai dentro. Ed è semplicissimo, non c'è bisogno che andiamo a comprare cose particolari. Siamo proprio nella assoluta semplicità del sentire l'amore e condividerlo, lasciarlo uscire. Che lasci uscire, poi mi ferisce, poi mi fa male, e poi cosa succede? Poi mi lascia, poi non mi ama, poi siamo sempre domani, eccetera. Ma adesso in questo momento stai bene, goditi questo momento. Poi in Egitto è così, loro si godono l'attimo, per esempio. Sì, è molto bello sentire, non so se lo sentono anche le persone che ci stanno ascoltando, come è cambiato la tua energia. In questa ultima parte qua sei entrata, secondo me, in un altro livello energetico, ed è molto bello, perché a livello di tono, di voce, ecco che tu dicevi prima, no? Abbiamo iniziato un po' a parlare col cuore, e mi sembra che adesso siamo in quella energia lì, ed è molto, molto bella. Per me il cuore è fondamentale, devo dirti che qui lavoro molto proprio su questo, anche con le persone egiziane molto, su questo aprire il cuore, su questo modo di risentire dal cuore. E devo dirti che quello che insegno nei miei corsi, nelle mie sessioni e nei percorsi è proprio questo, sentire dal cuore. Sì, sì, sì. Ed è fondamentale, quella è la chiave, noi abbiamo la chiave di aprire quella porta, e la porta è semplicemente quella: fidarti. Quando sei lì dentro il tuo centro, dentro il tuo cuore, a quel punto tu la puoi aprire, la puoi condividere, nessuno ti farà mai del male, e tu sei lì nel tuo cuore, tu sai benissimo quanto ti ami e quanto puoi condividere quell'amore con tutte le persone che hai intorno, che vuoi bene, non importa la distanza, ok? Possono essere Sì, vicini a te, possono essere lontani, è la stessa cosa. sì, sì, sì. È assolutamente vero. Anche quando faccio dei processi con la cranio sacrale, che si lavora sul cuore, l'apertura che si percepisce quando la persona inizia a parlare è qualcosa di incredibile. Parla veramente come se le sue parole arrivassero da un altro mondo, che non si riconoscono nemmeno, no? Queste persone. Ma in effetti lì le fai sentire la differenza di parlare con la mente e parlare invece in connessione con quello che è il cuore. Allora, Regina dice: Cinzia ha detto una frase: è difficile essere felici, e ha ragione. Chiediamo anche a Regina perché. E invece Francesca ci dice: avevo 8 anni che mi mandavi a leggere le carte. C'è un discorso psicologico. Invece di andare dallo psicologo si leggono le carte, è la stessa cosa, però sono spirituali. E invece Angie per Cinzia dice tantissimo. Magari dici tantissimo cosa, perché abbiamo detto un sacco di cose e magari ci sfugge il concetto del tuo tantissimo. No, quello che ho Allora, detto prima è: noi non ci concediamo di essere felici, la paura più grande è: voglio essere felice, dire questa cosa, voglio essere felice. Provate a dirlo, tutti quelli che siete con noi in questo momento, provate a dire questo: voglio essere felice, sentite dove vi risuona e poi ce lo dite. sì, sì, sì. E anche se fate fatica a dirlo, perché secondo me si fa anche fatica a dirlo. Invece Sandra, Esattamente. eh, Cinzia, Cinzia, a volte si ha una fretta a vedere la luce e mi chiedo se le previsioni non rischiano di dare aspettative per il futuro, perdersi l'ora.
nel senso che ciò che avviene intorno a noi ci prepara ad elevarci, ad evolverci. Se una persona vede la prospettiva che viene proposta, riesce poi a cogliere al meglio ciò che il cuore ci suggerisce, non si rischia di stare sul mentale, chiedo per ignoranza e anche fascino. Secondo me no, cioè è chiaro che dipende sempre come tu le prendi. Secondo me no, perché le carte e gli oracoli ti danno delle informazioni per vedere le cose da un altro punto di vista. Cioè tu in quel momento in cui normalmente, faccio una premessa, quando si leggono gli oracoli, le persone sanno già cosa vogliono sentire. Ci sono alcune con cui io litigo. Perché gli dico io non posso dirti quello che tu pensi che io ti devo dire, perché non te lo dirò mai, perché non è così, ok? Io ti dico quello che è, quello che senti, quello che c'è ed è un altro punto di vista. E nel momento in cui voi andate a fare dei consulti, il consiglio che vi do, vuotate la mente, dimenticatevi tutto e rimanete in ascolto di quello che vi viene detto. E se potete registratelo e riascoltatelo, perché i messaggi che vi arriveranno li capirete magari dopo, perché nel primo momento la mente vuole che questa persona mi ama. No, mi ama assolutamente, ok? Ma c'è qualcos'altro che invece ti mostrano. C'è qualcosa di te, c'è un blocco che tu hai messo, c'è una tua attitudine di fare delle cose in un certo modo e magari devi cambiare. Quindi secondo me invece le letture ti danno un'informazione nel qui e ora come cambiare alcuni tuoi modi di essere Mm. e di atteggiarti e come cambiare anche quei rituali che sempre poi facciamo sempre la stessa cosa e quella situazione è sempre la stessa cosa, quindi invece ti dicono falla diversa, cambia, ok? E cosa mi hai fatto una domanda prima, adesso non mi ricordo, c'era un'altra cosa che volevo dire. Intanto che ci recuperiamo quel pezzettino lì, Francesca dice madre uraniana tremenda. Esatto, sì. Questo me l'aveva detto anche prima di partire per il live, quindi forse era un segnale. Poi Angela dice che ok, il tantissimo è riferito all'energia che era cambiata, quel sentito che avevo, che percepivo anch'io, quindi l'ha sentito anche lei. E Regina dice quando mi ritrovo nella mia casa mi succede sempre, anche in questo momento. Perfetto. Cizia, sono già 48 minuti che stiamo chiacchierando ed è tutto molto veramente bello. Siamo già in questo processo molto interessante. Allora, abbiamo detto che settimana prossima per Dharma Wood farai un laboratorio, ok, Mhm. esperienziale, il mercoledì alle 21. Che cosa proporrai settimana prossima a questo laboratorio? Allora, io ho pensato di lavorare su 4 oracoli, perché ovviamente non possiamo lavorare con tutti. Sceglierò 4 oracoli che sono quelli un po' più ostici, come la mia cara figlioletta mi dice che sono iraniana, quindi sceglierò quelli più fastidiosi da digerire e vedremo dove vi toccano, ve li spiegherò. Vi, vi condividerò anche le mie canalizzazioni. Io ho canalizzato ogni carta con un messaggio, un oracolo, e quindi condividerò la mia canalizzazione, il messaggio che mi è arrivato e introdurrò anche gli oracoli egiziani, che hanno un'energia diversa, un'energia più alta, sempre gli stessi, ma dalla parte egizia, quindi sono un po' più alta l'energia. E andremo a lavorarli, vedere che cosa provate, che cosa sentite, come li sentite e andremo un po' per ognuno di voi a sentirli sia nel corpo che nello spirito. Assolutamente. Questo è quello che avevo pensato di fare nel laboratorio.
Ok. E in effetti Francesca dice, ma le prendi delle carte egiziane per la serata? Ci dai un messaggio per noi? Certo, ce l'ho qua, guarda. Io prendo come assist e ci racconti che cos'ha in particolare la carta egiziana? Le carte egiziane sono esattamente, gli oracoli sono esattamente come gli oracoli di Marsiglia, ma con immagini ovviamente degli dei egiziani, delle Mm. energie egiziane. Quindi lavorano più alte. In tutti i corsi che ho fatto, devo dire che sono state sentite, percepite in una maniera diversa. Mentre alcuni oracoli di Marsiglia venivano sentiti magari fastidiosi, magari quella veniva sentita invece in maniera diversa. Lavorano molto più profondamente a livello spirituale, secondo me, proprio molto più alto, molto più profondamente, ovviamente. Ok, scusa, sto Chiaramente leggendo. faccio vedere, tanto per farvi vedere una carta. Aspetta, ecco. Vedete, questa è il dio Anubis della carta egiziana, maestro del cuore. Vedete, ci sono tutti i simboli intorno che accompagnano, i simboli esoterici e magici che parlano di questa carta. Questi tra l'altro sono gli oracoli di Nefertari, della moglie di Ramses II, che era anche lei una maga, anche se dicono solo che era una bellissima donna, molto sexy, ma era molto di più. Lo Allora, scoprirete solo vivendo. allora, pioggia di messaggi. Giorgio dice sì, Laura anche lei yes, Dani dice ma ora puoi canalizzare una voce o sollevare una carta per uno di noi, per esempio io. Adesso vediamo cosa possiamo fare stasera. Intanto Francesca dice la mia preferita, la carta che ci hai mostrato. Rosanna da Loisio, bellissima. Cyril, anche lui è contento di questa carta, suppongo. Francesca dice la prenderai per tutti. Francesca è la facilitatrice. Diciamo che al laboratorio cercheremo di tenerci un quarto d'ora per fare una lettura per ognuna delle persone che ci saranno. Facciamo così. Ci Esatto. teniamo gli ultimi 15 minuti e farò una lettura personalizzata ad ognuno. Ok, e poi c'è Dani, dice bellissime le carte, però ricordiamoci, Inza, che settimana prossima c'è il laboratorio con te, che lì sarà tutto un mondo meraviglioso che andremo a scoprire. E quindi chi ha voglia anche di fare questa esperienza qua, Dharma Wood da quest'anno dà anche questa possibilità qua. Francesca ride. Va bene. Allora, 53 minuti e 38. Ecco, Cinzia, come chiudiamo allora? Ma non chiudiamo, lasciamo aperto. Esatto. Apriamo il cuore, lasciamo Eh? aperti tutti gli oracoli che ci mandino messaggi questa notte ad ognuno di voi, e chi ha gli oracoli in casa stasera può prendere una carta e mettersela sotto al cuscino e ricevere il messaggio che gli compete. E il messaggio che vorrei darvi è: credete assolutamente in voi, credete in quella voce e datevi il permesso veramente di lavorare solo su di voi, di dimenticare i vostri morosi, le vostre mamme, tutti, ma di pensare un pochino a credere in voi stessi, assolutamente. Guarda, Cinzia, io sono felice che sarai la prima a aprire un po' questa nuova esperienza di Dharma Wood rispetto ai laboratori. Anche per quello che stai dicendo, perché è un po' il motto di Dharma Wood è quello stand in love, no? Ma che ha il significato che tu stai dicendo, stiamo nel nostro amore, stiamo concentrati su di noi, stiamo attenti a noi, no? Sia a livello spirituale, sia a livello ma anche mentale, no? Che anche l'ego serve in questa vita qua.
e quindi portare amore anche in quello che potrebbe sembrare per noi una cosa faticosa come l'ego. Quindi sono molto felice che il destino ci abbia permesso di avere te come prima Grazie, persona che ha... un onore. No, ma E... guarda, la cosa che vorrei dire è... Io ce le ho le carte, sapere lo faccio. Sì, la cosa che vorrei dire è questa, che nel momento in cui noi apriamo il nostro cuore, e questo viene anche dalla antica conoscenza egiziana, e riusciamo ad aprire il nostro cuore, a quel punto conosceremo tutte le cose, troveremo il cuore di ogni cosa. Ricordate questo. Quindi tutto sta in noi, ad aprire il nostro per capire il cuore di ogni cosa, e ogni cosa ha un cuore, bello o brutta che sia. Grazie Cinzia. Niente. Chiudiamo con una Allora, carrellata di messaggi. quindi faccio una... Ah no, vuoi leggere i messaggi? Allora, c'è Angela che dice: mi sono collegata solo ora, domani vado a recuperare la differita. Sì, tanto è sia su Dharma Wood che sul mio canale, quindi la trovi. Francesca dice carta, 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 carta. Laura dice carta. E Claudio dice carta per tutti e anche Siri dice carta. Quindi Allora, allora, vediamo una carta. per tutti noi che carta esce. Intanto, guarda, lo devo tagliare e il taglio è: connettetevi con il vostro cuore se volete aprire la nuova strada. Questo è il primo messaggio. Vedere chi esce. La forza. Questa è stare centrati, senza fare assolutamente niente. Rimanete assolutamente centrati tra la terra e il cielo, nel vostro cristallo che è il vostro cuore, e non fate assolutamente nulla. Lasciate che le cose arrivino a voi. Non lottate, non mettete il vostro dito perché volete i pantaloni a pois. Aspettate e vedrete di che colore vi arrivano. Rimanete assolutamente vuoti, come se fosse un canale, come esattamente questa donna mette le mani nella bocca del leone, questa sacerdotessa, e non ha assolutamente paura, perché non usa la sua forza, ma usa la forza spirituale che dal cielo alla terra la sta supportando. E quando siamo canale non abbiamo bisogno di usare la forza, abbiamo bisogno semplicemente di usare il nostro cuore e rimanere assolutamente nella morbidezza e nella delicatezza della... Grazie Cinzia, mi risuona Grazie a tantissimo voi. questa carta. In questo periodo come non mai. Meraviglioso, sono molto contenta. Spero che risuoni a tutti. Sì, ad Angela risuona, casca a pennello. Angela dice Ale, eccola. E quindi sì, Francesca, ne hai già troppi da tatuarti, tipo l'amor è incondizionato. E intanto incominciano anche a salutarci. Regina dice grazie Cinzia, grazie Giovanni, grazie a te. E Dani dice bellissima carta, lo sforzo di nessuno sforzo, solo forza. Bella questa frase, lo sforzo di nessuno sforzo. Assolutamente. Solo forza. Grazie Dani. Grazie Claudia, anche lei ci ringrazia, grazie a te di esserci costantemente Claudia. Ecco, siamo arrivati a 60 minuti, Cinzia, e nulla, io ti ringrazio ancora per aver Grazie a fatto te. risuonare in tutti noi il potere, mi viene da dire, del cuore, ok? E quindi ancora la conferma che ci dobbiamo affidare sempre di più a quello che è il cuore. Assolutamente. E È la nostra magica chiave. la nostra magica chiave, assolutamente sì. E trovate, ognuno di noi deve trovare la sua pratica, la sua arte per rimanere in contatto con quello che è il nostro cuore. E quindi, bene, un esercizio secondo me molto bello da fare è magari nei prossimi giorni di trovare qual è la vostra arte che vi tiene a contatto col vostro cuore. E poi magari ci confrontiamo.
Allora, Giorgio dice Francesca Olivannini, quella sulla schiena, così non la vedo. Ok. E sempre Francesca dice, dille che ti racconti di Sekhmet, la dea leone, tu che sei leone. Ma adesso infatti noi chiudiamo e andiamo avanti a farci la chiacchierata. Poi andate a letto. Esatto. Va bene, allora grazie a tutti di Grazie essere stati mille. con noi nel bosco di Dharmavud. E vi ricordo, nella settimana, giovedì parte il mio corso di mindfulness evolutiva, 56 giorni alla felicità, e parleremo e staremo ancora di più con il cuore, quindi proseguiamo questo canale. E mentre sabato faremo anche una meditazione bagno di gong qui a Brescia, quindi vedete che Dharmavud è più attivo che mai. Allora, Francesca ti saluta, ciao madre, grazie tante Giovanni, grazie Amore, mille, grazie Cinzia, grazie a voi e ci vediamo settimana prossima con Roberto Maria Sassone, filosofo, insegnante di meditazione. E mercoledì con Cinzia, mi raccomando. Grazie a tutti. grazie. Ciao Francesca, ciao Alessia, grazie.